Bentornati carissimi utenti. Allora, oggi parleremo di un argomento che è davvero interessante. Perché lo trovo davvero interessante? Perché questo problema può capitare veramente a tutti, anche a me per esempio da tecnico, più che un problema, effettivamente un problema è un fastidio che si può avere nella rete internet. Quindi oggi parleremo di connessione praticamente che a casa non arriva bene in un determinato punto. Quindi presupponendo che per esempio noi abbiamo in una determinata stanza montato il nostro modem e per esempio in un'altra stanza che può essere sempre nello stesso piano, può essere anche sotto di 2 piani se abbiamo per esempio un box magari sotterraneo, oppure magari abbiamo una mansarda, oppure la casa è a un piano e 2 piani, quindi comunque distante dal router, dal modem, praticamente noi perdiamo il segnale, quindi non arriva quasi niente, o arriva il minimo che non ci permette comunque di lavorare, o proprio direttamente non arriva nemmeno quella tacca che magari rarissime volte ci permette di navigare, però in maniera veramente impossibile. Quindi video interessante perché oggi vedremo come risolvere, come ovviare a questo problema. Cosa si fa? Basta che acquistiamo dei normalissimi power line, quindi oggi si parlerà di power line. Quindi in questo caso come funziona il power line? Io giusto qua non ne ho nessuno disponibile perché ovviamente le persone ne richiedono molto di questi aggeggini, però nel frattempo vi mando qua la foto quindi per farvi capire cosa è. Praticamente non sono altro che due scatolette, una che fa da capo e le altre invece che vengono montate proprio nelle stanze dove noi vogliamo che arrivi la nostra fibra, la nostra DSL, il nostro segnale wifi, il nostro internet. Ovviamente c'è il kit che comprende uno e uno, quindi uno che praticamente quindi fa da padre e tutti gli altri figlioletti, quindi uno e uno, o se no può essere anche uno che fa da padre e poi anche due figlioletti, tre figlioletti, insomma quello che sia, quindi potremmo posizionare questa piccola scatoletta ovunque anche nella casa, chi ha il piano di sopra, chi ha il piano sotto, chi ha un box magari sotterraneo e arriva poco segnale. Come funziona? È veramente semplicissimo. Dico, non se ne deve capire nulla di informatica perché dovete cliccare l'unico tasto che è disponibile su queste scatolette. Quindi, partendo dal presupposto che potete acquistare sempre questi praticamente power line o in versione wifi, quindi che vi permette di connettervi con il wifi del vostro computer, che sia fisso, notebook, quello che sia, o anche in versione con cavo Ethernet, quindi non vi potete connettere con il segnale wifi ma vi dovete connettere obbligatoriamente con il cavetto, quindi se avete una stanza dove non vi arriva connessione vi dovete connettere col cavetto se acquistate il power line con Ethernet. Vi consiglio uno o l'altro, ovviamente l'Ethernet si sa dà molto più segnale, quindi se già avete problemi di segnale dovete andare a acquistare magari un Ethernet è meglio, però ovviamente è magari più adatto per chi ha dispositivi che non si muovono dalla scrivania, però chi ha necessità per esempio del notebook che ogni tanto lo tiene sulla scrivania, ogni tanto si mette a letto disteso nel divano e ha bisogno di non avere questo cavo piedi può optare benissimo per il segnale wifi. Però se scegliete quello con il segnale wifi almeno prendete un 1000 come velocità e deve essere anche uno che abbia una doppia antennina, quindi un 2,5 o un 5, quindi in questo caso che abbia veramente un fortissimo segnale, perché se noi andiamo a spendere qualche cosa di poco a livello di 35-40 euro, che sono super giù le cifre che si trovano per questi power line, magari troviamo qualche cosa di scarso. Quindi in questo caso, dato che viene comunque acquistato solo una volta questa scatoletta e durerà e risolverà soprattutto il vostro problema di connessione che non arriva in altri punti, dovete optare per qualche power line veramente che non costa magari né dico cifre esorbitanti, però sicuramente un power line ottimo che consiglio io, sicuramente lo potete trovare poco sotto i 100 euro o poco più i 100 euro, quindi potete acquistare quei power line. Come marca, ovviamente, parentesi, è doverosa farla, non sono pagato, non è sponsorizzata, marca perché è quella che consiglio io ai miei clienti perché si sono trovati veramente bene. Marca, oserei dire, potete, ve ne consiglio tre, ovviamente abbiamo i classici TP-Link, non sono pagato da TP-Link, non è sponsorizzato, i classici Fritz, non sono pagato da Fritz, non sono sponsorizzato, e poi come ultima marca potete anche optare per i Netgear, famosissimi per tutto quello che riguarda il wifi.
non sono pagato da Netgear e non è sponsorizzato questo video da Netgear, quindi sono consigli che vi do io. Come funzionano questi powerline in maniera veloce, perché già stiamo andando avanti con il tempo. Allora, abbiamo detto che la scatoletta padre, quindi quella principale, deve essere collegata ovviamente nel vostro modem, quindi con un semplicissimo cavetto viene collegato questa scatoletta alla vostra corrente elettrica. Il powerline cosa fa? Come funziona? Il powerline non fa altro che far passare, sembrerà strano, far passare la vostra rete internet attraverso la corrente elettrica, quindi non fa altro che commutare la vostra linea di rete attraverso la rete stessa di luce, però, quindi rete internet viene commutata e passa attraverso la rete della luce, quindi attraverso proprio la spina della luce. Quindi voi dovete andare a prendere questa scatoletta padre, inserirla proprio con la spina, quella che avete la 220 a casa, accanto ovviamente al router. Consiglio sempre di non inserirle in ciabatte o in multiprese, quindi inserite sempre in una presa singola questa scatoletta, così, siccome passa tramite la corrente elettrica, se voi avete delle stampanti, avete dei televisori attaccati a queste cose, ovviamente la linea vi potrà andare male o addirittura non funzionare e spendere soldi inutili, quindi stiamo attenti su questo montaggio. Inserire sempre la scatoletta padre direttamente, prima almeno di tutto il resto. Esistono anche powerline che fanno anche da specie di ciabatte, quindi inserirla sempre come primaria e poi dietro inserire tutto il resto. Quindi spina, subito LAN che va collegato al vostro modem, quindi semplicissimo, non dovete fare niente. Dopodiché con la seconda scatoletta minima, perché abbiamo detto che ci sono kit da 2, 3 scatolette, 4 scatolette, ovviamente costerà molto di più, ma in maniera semplice, soltanto una scatoletta in più. Dove va messa? Questa non va messa soltanto che nei punti dove voi volete che arrivi internet, quindi dove proprio non vi arriva internet, che possa essere, abbiamo detto, un box sotterraneo o la stanza di sopra, una mansarda o anche una stanza perché non è nemmeno tanto lontana, però magari abitate in una casa davvero antica con muri veramente grossi, quindi che schermano tutto il segnale wifi, vi fanno perdere completamente il segnale. Quindi questa seconda scatoletta andatela a posizionare sempre attaccandola alla presa della corrente dove non vi arriva internet. Dopodiché dovete subito andare a cliccare un unico bottoncino, l'unico bottoncino che c'è nella scatoletta padre, quindi quella collegata al modem, un bottoncino da cliccare lì. Abbiamo tempo, credo, sarebbero 2 minuti o poco meno di 2 minuti, a voglia per arrivare in una stanza, subito cliccare l'altro bottoncino che c'è direttamente nell'altra scatola, quindi la figlia, dove voi volete che vi arriva internet. Immediatamente, se siamo fortunati immediatamente, se no ci sarà un paio di secondi, una decina, una trentina di secondi, se non anche il minuto, e i due si accoppieranno, quindi i due ricevitori lavoreranno assieme perché commutano entrambi, abbiamo detto, la linea LAN in rete elettrica, quindi passa tutta la nostra rete di internet attraverso proprio la rete invece elettrica. Quindi una volta che si sono trovati, direttamente possiamo collegarci benissimo e vedete che vi arriverà il segnale in maniera perfetta, sempre se scegliete, abbiamo detto, quei powerline che vi ho detto io, soprattutto non tanto economici, che siete sicuri che vi arriverà la vostra ADSL, il vostro internet nella stanza invece che prima non vi arrivava. Quindi il collegamento veramente è veramente fatto in maniera semplice perché dovete cliccare soltanto un tastino e vedete che sicuramente ovviate tutti i problemi di connessione che avete voi a casa. Quindi che dirvi? Andate a scegliere, soprattutto a chi è rivolto questo video, a chi sono rivolti questi powerline. Sono rivolti ovviamente a tutte quelle persone che hanno soprattutto quelle case costruite in più elevazioni, quindi abbiamo detto che abbiano un piano superiore, 2 piani superiori o anche uno sotto per avere un box, quello che sia. Quindi magari uno in un box può anche crearsi il suo studio, la sua piccola stanza, insomma, hobby, come volete chiamarla, la chiamate, dove non può arrivare mai la connessione. Quindi in questo caso chi ha la casa in più elevazioni può optare sicuramente e verrà aiutato moltissimo dai powerline. Dopodiché chi lo può fare? Chi li può acquistare? Chi ovviamente ha la stanza anche sempre nello stesso piano, nello stesso livello, ovviamente però magari è distante dal modem, oppure abbiamo detto tutte quelle abitazioni antiche che non permettono, dato che i muri sono veramente grossi,
prima venivano costruiti con materiale molto molto duro, quindi in questo caso ovviamente perderanno segnale e in questo caso è consigliato avere ed acquistare dei power line. Quindi in generale sono comunque suggeriti, li suggerisco a tutti quelli che hanno problemi di internet. Ovviamente si parla non problemi di internet perché il vostro ISP, quindi che sia Vodafone, Fastweb, TIM, Wind 3, va male perché non vi accelerano la navigazione, la vostra DSL. È completamente un altro discorso questo. Quindi se voi già partite che nella stanza stessa dove avete il modem navigate male, non vi risolve nulla il power line. Il power line servirà soltanto dove non vi arriva internet come segnale, quindi attenzione, come segnale, lui vi fa arrivare il segnale in quella stanza. Quindi, che dirvi, andate a scegliere anche su Google, su Amazon, dove volete voi, insomma nei migliori negozi, il vostro power line, quello più adatto a voi. E che dirvi, dove non navigavate prima, e ora vi posso dire buona navigazione. Ciao a tutti!